Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Che cos'ho qui al mio fianco? Una bellissima novità gruppo C della casa italiana Slot It. Stiamo infatti parlando della nuovissima Mazda 767B. E quale occasione migliore per parlarne, per farne un unboxing, per farne la prova sulla pista dello Slot Clubastic Calabroni Rossi, visto che ci è giunta la notizia che a breve ci sarà una mini endurance a squadre proprio con le vetture della gruppo C in occasione della Coppa Italia Slot. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo, spostiamoci sul tavolo di Slot Car Tech visione dall'alto e andiamo ad unboxare questa nuova splendida vettura di casa Slot It. Ed eccoci qua con la solita confezione di color arancione della Slot It, che già ci fa vedere tutta la vettura al suo interno. Abbiamo infatti la parte superiore, la parte laterale, la parte frontale e la parte posteriore. Come sempre bella la confezione, ma soprattutto molto bella la vettura al suo interno. E allora togliamo subito il cartone, andiamo così a scoprire la teca in plastica che ce la contiene. Qui come sempre abbiamo nella parte anteriore il nome della vettura, in questo caso la Mazda 767B, la corsa di riferimento Suzuka 1000 km del 1991, quindi abbiamo anche un anno di riferimento, e poi i piloti che l'hanno guidata, Shiratori, Shimizu e Fuji. Giriamo la teca sottosopra e andiamo a vedere che cosa ci riserva il retro della confezione, perché Slot It, così come Polycar, sono sempre soliti inserire qualche piccolo accessorio o componentistica a corredo della vettura. Essendo questa una vettura nuova, abbiamo anche una piccola confezioncina che ci va a contenere il manuale operativo. In questa busta di plastica che adesso vado ad aprire abbiamo infatti contenute tutte le spiegazioni di questa vettura. Chiaramente sono spiegazioni multilingue, ma sono spiegazioni che ci danno anche la possibilità di andare a comprendere con qualche immagine di riferimento, ad esempio, il montaggio delle spazzole, il montaggio dei fili che portano corrente tra motore e spazzole, dei capicorda. Abbiamo la possibilità di capire il posizionamento delle varie tipologie di pick-up, ma anche di come si va a posizionare in modo corretto il rapporto tra corona e pignone, così come anche i grani nell'interno dei cerchi e poi quelli che vanno a regolare l'assetto sul nostro assale anteriore. Bella idea, bello il manuale, sicuramente molto istruttivo per chi ancora è alle prime armi, ma Slot It non ci mette solo questo manuale nella confezione. Infatti abbiamo, oltre al classico sacchetto con i sali che ci va ad evitare l'umidità all'interno della vettura, come sempre i pratici supporti per la digitalizzazione. Infatti se voi avete la necessità di andare a digitalizzare questa vettura, quindi avete tutti i supporti per poter rendere questa vettura una vettura di tipo digitale. E poi abbiamo due grani che possono essere inseriti negli appositi fori posizionati sopra l'assale anteriore per regolarne il basculamento e quindi l'assetto della vettura stessa, e una praticissima chiave M2. Questa chiave è molto importante perché ci darà poi la possibilità di andare a svitare tutti i grani presenti sulla vettura stessa. Come vedete io ho girato la vettura sottosopra, la vettura non si è mossa perché chiaramente ben posizionata sulla sua basetta da una piccola vite che dovrà essere appunto svitata per poter sganciare la vettura stessa. Nonostante questa accortezza abbiamo ancora all'interno della teca un termoformato trasparente che ci dà una ulteriore protezione per la scocca della nostra vettura, assicurandoci così che il trasporto non possa provocare danni e che la vettura ci arrivi integra al 100%. Come sempre Slot It ci stupisce per la cura nel dettaglio con cui costruisce e confeziona le vetture. In questo caso questa Mazda è poi anche particolarmente accattivante grazie anche a una colorazione decisamente molto sgargiante. Questo rosa, questo giallo combinato con queste linee nette nere rendono la vettura decisamente molto aggressiva. Belli come sempre tutti i dettagli, a partire dal pilota all'interno dell'abitacolo, ai due specchietti retrovisori posizionati al di sopra dei parafanghi anteriori che al loro interno simulano proprio la parte vetrata, e infatti grazie a una piccola pellicola in adesivo ci danno così la sensazione di una parte riflettente.
Decisamente curati anche i coprifari, dove all'interno troviamo il faro grande e la freccia e poi sui coprifari il bordo nero satinato e due tampografie di colore argento a simulare i bulloni che andavano così a tenere il coprifaro serrato con la carrozzeria della vettura. Come sempre sui copertoni sia anteriori che posteriori vengono riportate sia la marca delle gomme che la tipologia delle gomme utilizzate sulla vettura, in questo caso sono delle Dunlop Denellock. Ben strutturato e degno di nota anche il traliccio che sorregge l'alettone posteriore. Andando poi a sbirciare all'interno della vettura vediamo già qualche novità. Infatti i classici cavi di colore rosso a cui tanto eravamo abituati sono stati sostituiti con dei cavi di colore nero. Probabilmente saranno più flessibili rispetto ai precedenti. Andremo comunque a scoprirlo più nel dettaglio aprendo la vettura. E poi intravediamo anche il motore con la culatta di colore rosso perché ha un involucro che va a recare, così come dice la nuova normativa, anche il nome del produttore non soltanto sulla confezione ma anche sulla vettura stessa. Come sempre il banchino motore è staccato rispetto al telaio e poi ci sembra che anche tutta la parte meccanica sia di qualità professionale. Abbiamo visto quanto è bella questa nuovissima Mazda 767B, ma la vera novità è anche che lo stampo sia della carrozzeria che del telaio è comunque totalmente nuovo, quindi si tratta proprio di una vettura completamente rifatta. L'Ottit fa sempre un ottimo lavoro cercando di mantenere il modello il più simile alla realtà. Le vere novità risiedono appunto nella struttura tecnica della vettura. Infatti, se prendiamo a paragone la vecchia Mazda, notiamo già subito che ci sono diverse differenze. Partiamo infatti già ad esempio anche dal muso della vettura. Come vedete sono due musi completamente diversi. Nel nuovo modello le prese d'aria sono state limitate alle due laterali vicino ai fari anteriori, mentre nella vecchia Mazda le prese d'aria erano più abbondanti. Ma poi anche lateralmente, come vediamo qui ad esempio nella vecchia Mazda avevamo tutta una parte della carrozzeria che era di innesto con la parte superiore della carrozzeria e il distacco si vedeva in modo decisamente abbondante. Nella nuova versione della Mazda invece abbiamo una parte più filante della linea laterale della vettura, abbiamo sempre una parte bassa della carrozzeria congiunta alla parte alta della stessa, ma come si vede le due parti combaciano in modo decisamente molto più perfetto e rendono anche più piacevole e più gradevole la linea della carrozzeria. A livello estetico poi sono state rifatte anche le prese d'aria. Qui ad esempio abbiamo due prese d'aria posteriori che sul vecchio modello di Mazda mancavano, abbiamo delle prese d'aria nella parte anteriore che anche in questo caso mancavano sulla parte vecchia, e poi è stata eliminata la presa d'aria anteriore che abbiamo qui sul cofano della vecchia Mazda ma che invece su quella nuova manca. Il vero passo in avanti probabilmente è stato fatto però grazie all'utilizzo di un nuovo telaio. Se capovolgiamo la vecchia Mazda possiamo andare a notare come il telaio era affogato all'interno della carrozzeria. Infatti nella parte anteriore, come si può notare se io vado a sollevare il telaio, questo andava a rientrare all'interno della scocca della vettura, così come anche nella parte posteriore, e poi c'era questo vistoso estrattore posteriore. Nella nuova Mazda invece abbiamo un nuovissimo telaio che concettualmente va a ricoprire tutta la parte di scocca della vettura se lo guardiamo dal basso verso l'alto. Infatti, come possiamo notare già nella parte frontale non c'è più la carrozzeria che va ad inglobare il telaio, ma il telaio va a sovrastare il muso della vettura, così come avviene anche nelle due parti laterali. Non abbiamo più il telaio affogato all'interno della carrozzeria, ma abbiamo il telaio che va a sorreggere la carrozzeria stessa, e poi è stato ridotto l'estrattore posteriore che in questo caso è leggermente più raccolto e più inglobato all'interno del telaio stesso della vettura. Il telaio comunque è un telaio completamente piatto. Andremo poi a smontare la vettura, così possiamo anche dare
un'occhiata dall'interno sia per quanto riguarda il telaio sia per quanto riguarda la carrozzeria di questa slot car. Per dividere le due parti della nuova Mazda 767B abbiamo bisogno di un cacciavite a croce che ci servirà per andare a svitare 3 viti. Ne troviamo 2 nella parte anteriore e una nella parte posteriore. Svitando queste 3 viti andremo così a dividere la vettura tra carrozzeria e telaio. Viti come sempre di tipo imperdibile a passo metrico dotate di rosetta che ci permettono così di andare a gestire già anche il basculamento tra il telaio e la carrozzeria della vettura. E partiamo proprio dalla carrozzeria per gustarcela un po' più da vicino. Come abbiamo già visto ci sono parecchie differenze con il modello precedente. Va detto che sulla vettura non è presente all'interno della confezione l'alettone di ricambio. Spesso troviamo sulle vetture di casa Slot It un alettone nero, è il classico alettone che viene utilizzato durante le competizioni per evitare di rompere quello originale e quindi andare poi a rimontare la vettura per poterla riporre all'interno della sua confezione. Questo perché? Perché Slot It ha pensato bene di dotare questa vettura di un alettone in gomma che comunque sarà disponibile come accessorio o parte di ricambio. Una bellissima idea per rendere questa parte della vettura che normalmente su tutte le gruppo C o comunque sulle vetture che presentano un alettone abbastanza vistoso è un po' il tallone d'Achille, perché è il primo pezzo che effettivamente può andarsi a rompere durante magari le collisioni con un'altra vettura o un'uscita di pista un po' più decisa del solito. Girando la carrozzeria sottosopra vediamo che l'interno è stato come sempre allestito pensando al peso della vettura stessa. Infatti ogni componente, abitacolo compreso, è praticamente scarno e privo di tutti i fronzoli che possono non essere necessari. Nella parte frontale infatti vediamo anche che si intravede l'interno dell'abitacolo stesso e poi il pilota nella sua parte sottostante, quindi quella che va a contatto con il motore e la parte di telaio, è praticamente stilizzato. Il tutto per abbassare il peso ma soprattutto il baricentro della stessa. Come vediamo anche addirittura il pilotino è stato scavato perché comunque un componente plastico abbastanza grande, quindi dal peso un po' importante, e si trova nella parte superiore della vettura stessa. In questo caso scavandolo si è andati a ridurre il peso complessivo. Come abbiamo già detto prima ci sono le due parti laterali della carrozzeria, queste di colore rosa, che sono state inserite, assemblate in un secondo momento a completare l'uniformità della carrozzeria stessa, che in questo caso, in questo nuovo modello, sono decisamente molto ben raccordate e creano uniformità con il resto del modello. La carrozzeria mi sembra decisamente leggera, sono curioso di andarne a vedere il peso e vi dico che mi sembra anche una carrozzeria decisamente bassa rispetto alle ultime gruppo C. Mi ricordo un po' quella della Nissan, se vogliamo dire, quindi l'alettone posto in posizione bassa rispetto alla carrozzeria, una carrozzeria decisamente molto ben raccordata, belli anche i due specchietti che sicuramente in caso di competizioni potrebbero essere eliminati per evitare comunque di perderli o comunque di romperli durante uscite o recuperi un po' azzardati da parte di qualche commissario. Bene, lasciamo adesso da parte la carrozzeria e occupiamoci invece del nuovissimo telaio. Un telaio che, come abbiamo visto, è praticamente piatto, così come va di moda nell'ultimo periodo, quindi un telaio che rasente la pista, un telaio che va a sfruttare l'effetto suolo della vettura, rendendo questa macchina decisamente molto più stabile. E poi, come sempre, abbiamo un banchino che va ad installarsi all'interno del telaio mediante 4 viti. Ne abbiamo 2 nella parte anteriore e 2 nella parte posteriore. Su questa vettura è presente il nuovo motore di Slot It. Dico nuovo perché lo vediamo in realtà con un involucro rosso, ma questo involucro non deve trarci in inganno. L'involucro si è reso necessario perché per alcune normative di alcuni paesi europei occorre andare ad indicare anche il produttore del modello non soltanto sulla confezione ma anche sulla vettura stessa, quindi per non andare a deturpare
quello che poteva essere il modello, quindi la livrea della nostra Mazda 767B, si è deciso, o meglio Galileo Engineering, quindi il gruppo Slot It insieme a Policar, hanno deciso di inserire questo nastrino sulla culatta del motore. Ne abbiamo uno di colore rosso e poi uno di colore nero, a diversificare comunque anche i vari giri del motore. Eventualmente poi faremo anche un piccolo video per spiegare meglio la carta sui motori e la differenza tra i due motori, quindi la carta di colore rosso e la carta di colore nero. A prima vista si nota già subito tutta la meccanica di tipo professionale che Slot It monta sulle sue vetture. Abbiamo infatti un pignone da 9 denti, una corona da 28 denti, la classica gialla, poi abbiamo assali in acciaio rettificato che vanno a scorrere all'interno di due boccole posizionate direttamente sul banchino motore. I cerchi sono al posteriore in materiale ferroso, in questo caso alluminio, mentre come sempre all'anteriore troviamo i classici cerchi in materiale plastico, perché come lo abbiamo già detto e lo andiamo a ripetere, il materiale plastico sui cerchi anteriori, quindi sull'assale anteriore, serve soprattutto ad andare a ridurre il peso generale della vettura, in quanto le ruote anteriori molto difficilmente vanno a contatto con il suolo, perché si tende a non far generare l'attrito da questo componente. Anche in questo caso l'assale è di acciaio rettificato e può essere modificato il suo basculamento mediante l'inserimento di due grani nella parte superiore del suo alloggiamento, e poi abbiamo anche due fori nella parte sottostante il nostro telaio. In questo caso avremo la possibilità quindi di decidere sia l'altezza del nostro assale anteriore ma anche quanto lasciarlo basculare. In questo modo avremo la possibilità di adattare la vettura al nostro stile di guida, soprattutto durante l'ingresso in curva e poi all'uscita. I cavi di colore rosso a cui tanto eravamo abituati sono stati sostituiti con questi cavi neri. Devo dire che mi piacciono, sono molto più sottili rispetto ai precedenti, mi sembrano molto flessibili, quindi devo dire è stata un'ottima scelta quella di sostituire i cavi rossi con questi neri. Come sempre troviamo il jack di collegamento tra quello che è il pick-up e il motore. Il jack ci serve anche per andare eventualmente ad installare i componenti per la digitalizzazione della vettura, quindi rende più facile il lavoro di digitalizzare questo modello di slot car mediante gli accessori che sono già presenti all'interno della confezione. E poi abbiamo il classico pick-up a lama avanzata a vite. È un pick-up che non ha nessun tipo di basculamento, quindi gira all'interno del suo foro in modo decisamente stabile. Chiaramente, come su tutti i modelli Slot It, non abbiamo i capicorda perché i fili vengono inseriti all'interno dei fori presenti sul pick-up e poi fermati mediante due grani. Le spazzole sono le classiche spazzole in materiale ramato, non sono stagnate, non sono spazzole di tipo professionale, ma sono spazzole già decisamente molto morbide che vi permettono di posizionare la vettura sulla pista e iniziare a divertirvi. Insomma, una vettura tutta nuova, una vettura che sicuramente ha un alto potenziale perché ha già tutte le caratteristiche per poter diventare un punto di riferimento nel settore del gruppo C. Sono però curioso di provarla, mi aspetto grandi cose da questa vettura, ma adesso è giunto il momento di andarne a prendere sia i pesi che le misure. Con la bilancia già pronta sugli 0 grammi, prendiamo la carrozzeria, la andiamo a posizionare sul supporto e andiamo a scoprire i 16,6 grammi di peso. Come sempre alziamo e riposizioniamo la nostra vettura così abbiamo la certezza dei due pesi. È abbastanza difficile posizionarla e trovare una posizione adeguata perché l'abitacolo è veramente molto scarno, quindi è privo di superfici piane. È stato proprio utilizzato il minimo indispensabile, ma comunque il peso, una volta trovata la posizione della carrozzeria sulla nostra bilancia, è nuovamente di 16,6 grammi. Togliamo quindi la carrozzeria e prendiamo il semplice telaio. Anche in questo caso va ricordato che abbiamo il magnete montato, lo troviamo sempre all'interno del nostro banchino motore, sotto il pignone, fondamentalmente sotto i rapporti nella sala posteriore, e questo chiaramente ci dà un po' di peso in più, ma abbiamo un totale di 50,9 grammi. Anche in questo caso
ci affidiamo alla seconda pesata e nuovamente troviamo i 50,9 grammi. Riassembliamo tutto e mettiamo le 3 viti e andiamo a scoprirne così il peso complessivo. Vettura assemblata, posizioniamola sulla nostra bilancia e abbiamo 68,0 grammi. Come sempre ci affidiamo alle 2 pesate, la riposizioniamo, 68 grammi, il peso complessivo della Mazda 767B nella nuova versione di Slot It. E adesso, per gli amanti dei numeri, andiamo a prenderne anche le misure. E con il mio calibro in plastica, mi raccomando, io lo utilizzo solo per le misurazioni delle vetture, non certo per andare a preparare le vetture stesse, perché è un po' meno preciso rispetto a un classico calibro in acciaio. Andiamo a scoprire la lunghezza totale di questa Mazda, che misura esattamente 14,9 cm, 149 mm. Giriamo la macchina sul lato corto per andarne a prendere anche le misure laterali. Dapprima facciamo la misura posteriore e abbiamo una misura di 62,5 mm, quindi 6,25 cm. Ci spostiamo nella parte anteriore, mi sembra pressoché identica, andiamo a verificare, infatti abbiamo nuovamente 62,5 mm, quindi 6,25 cm. Un'ultima misurazione che ormai è d'obbligo, la distanza tra il centro dell'assale anteriore e il centro dell'assale posteriore. Posizioniamo il calibro in questi 2 punti e andiamo a scoprire anche questa misura, che corrisponde esattamente a 87 mm, 8,7 cm. Ragazzi, ho per le mani quindi un vero gioiellino di Slot It, una vettura completamente nuova. Non vedo l'ora di provarla sulla pista dei Calabroni Rossi. Come sempre la vettura è completamente originale, così come uscita da scatola, quindi abbiamo ancora il magnete montato, le viti sono le sue, le spazzole sono originali, così come le gomme, ma sono sicuro che questa vettura mi saprà dare grandi soddisfazioni. E allora cosa stiamo aspettando? Andiamo in pista e mettiamola alla prova. Ragazzi, ho messo alla frusta la nuovissima Mazda 767B di Slot It. Che dire di questa vettura? Un animo docile ma un temperamento aggressiva, da vera fuoriclasse. Beh, inutile dire che, come sempre, le vetture di Slot It mi stupiscono tutte le volte che io le faccio girare in pista per la prima volta, perché il loro comportamento ti mette a tuo agio fin dal primo giro, ma questa mi ha veramente stupito più di tutte le altre, perché in effetti mi è sembrata veramente molto veloce. Si vede che tutto il lavoro che è stato fatto per il nuovo stampo, sia per quanto riguarda la carrozzeria ma anche per il telaio, è servito come restyling a dare nuova vita a questo modello, rendendolo sicuramente più veloce, più performante del precedente. Come guida mi ha ricordato veramente molto la Nissan, sempre gruppo C, sempre della casa Slot It, e qui va sicuramente il pensiero a quella che potrebbe diventare una delle principali antagoniste della nuovissima Jaguar XJR10, che abbiamo scoperto essere una delle vetture da battere del segmento gruppo C. Ma come vi dicevo, sono sicuro che questa nuovissima Mazda possa dire la sua, perché si è dimostrata veloce e sicura fin dai primi metri della pista. Quello che più mi ha stupito è stata la prontezza del motore, ma anche lo scarico a terra di tutta la potenza. In effetti, quando premevo sul grilletto del mio pulsante, la vettura accelerava fortissimo sulla pista senza derapare come spesso fanno molte altre vetture. Quindi, che dire, potrebbe essere una delle prossime vetture che vado a preparare per il segmento gruppo C? Probabilmente sì, perché voglio capire fino in fondo quanto velocemente posso spingere questa nuovissima slot car di casa Slot It. Ragazzi, si avvicina il Coppa Italia Slot, le vetture da preparare del segmento gruppo C sono tante, le novità sono ormai alle porte. Questa potrebbe essere
una scelta vincente. Non voglio svelarvi oltre perché sicuramente in un prossimo video vedrete la preparazione completa di questo modello. Ragazzi, come sempre, se avete trovato interessante il contenuto, mi raccomando, mettete un like, scrivete nei commenti le vostre considerazioni o fatemi le vostre domande, io vi risponderò molto volentieri e come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale. Noi ci rivediamo qui su Slot Car Tech per il prossimo video.